Sì, oggi si parte alla volta di Colonia e per tutto questo viaggio ho intenzione di provare una carta che tutti mi avete detto di provare e che secondo me sarà una rivoluzione per il 2019. Si chiama Revolut. Guardate quanto figa è la confezione, cioè Beyond Banking. E questa è la carta, che ovviamente ho coperto con un po' di scotch perché sennò impazzivo quando dovevo editare il video, e quindi facciamo prima coprire tutto. Ora prendiamo la carta. Potrei giocarci tutta la giornata, è troppo bello. Comunque questa è la carta, ora la metto in portafoglio. Dentro ci ho ricaricato 100 euro, spero che mi bastino per questi 4 giorni a Colonia. Così vediamo anche quanto si spende, quanto costa la vita a Colonia. E la metto nel mio portafoglio. Eccola qui. E possiamo partire. Siamo arrivati a Colonia. Preso il biglietto, 2,90 €, andiamo verso il centro di Colonia. Come ogni nuova carta, ogni volta che riceverai o spenderai dei soldi, ti verrà inviata immediatamente una notifica sul tuo cellulare. Potrai entrare direttamente nell'applicazione e potrai vedere i dettagli di quella transazione. Facciamo un piccolo tour all'interno dell'applicazione, che è ben fatta e ha moltissime funzionalità. Prima di tutto, come ogni buona carta, ha registro di tutte le nostre spese. La cosa carina di questa interfaccia è che la linea qui in alto segue l'andamento del nostro credito, per cui se torniamo indietro nel tempo vediamo tutte le nostre spese e le nostre ricariche in base al tempo e all'andamento del credito. Così possiamo vedere anche i picchi del nostro credito e delle nostre ricariche, per poi vedere quanto abbiamo speso e tutte le nostre spese, che a me hanno fatto riportare a 2,59 €. Poi è bello anche come organizza tutte le nostre spese. Infatti in questa parte Analytics possiamo vedere le nostre spese catalogate in base al tipo di spesa, che ne so, ristoranti, supermercati, trasporti e tutto il resto, e ovviamente per ogni spesa cerca di catalogarla. Per esempio questi 2,90 € sono i 2,90 € che ho speso per il trasporto a Colonia. Ora trattiamo subito le funzionalità di base. Dall'applicazione si può tranquillamente bloccare la carta facendo freeze card. Adesso la risblocchiamo. Poi possiamo vedere il nostro PIN, non ve lo faccio vedere ovviamente. Possiamo anche settare i limiti di spesa, che io attualmente non ho settati, per cui posso spendere quanto voglio. Comunque se abbiamo paura che qualcuno la rubi e abbiamo al suo interno tantissimi soldi, possiamo tranquillamente settare un limite a 500, 200, 100, per poi rimuovere quel limite soltanto quando sappiamo che spenderemo più di quei soldi. Comunque questa è una carta contactless, come vedete dal simbolo qui in alto, per cui possiamo tranquillamente appoggiarla al registratore di cassa per effettuare un pagamento. Questa carta però non ha ancora Apple Pay e Google Pay. Revolut dice che prossimamente inseriranno anche questa funzione, però per ora non ce l'hanno ancora. Queste sono le funzionalità di base, poi passiamo alle funzionalità avanzate, che secondo me sono più interessanti. Siamo appena arrivati alla cattedrale. Non ho mai visto un ponte con così tanti lucchetti, è pieno su tutto il ponte. Al posto di fare la recensione di qualcosa, facciamo la recensione degli Haribo nel supermercato tedesco alle 10 di notte. Allora, come sono questi supermercati tedeschi? Cosa vedi di particolare? Mezzanotte aperti, secondo me sì, non c'è nessuno per strada, ci siamo solo noi. Questa è proprio la fila delle stronzate. Da una parte patatine e dall'altra cioccolato. Allora, è la tua corsia. Allora lasciamo qua. Dai papi, lasciamolo qua. Sì, Ti veniamo a prendere dopo, piccolino. Abbiamo preso la marmellata già. Qualità già. Abbiamo già preso il pane già. Manca il succo di frutta già. 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 Che sto latte già non sia già scaduto. Speriamo. Controlla bene, va là. 13 dell'1 del 2019. Allora abbiamo preso ace già, latte già, un altro latte già, 2 Kinder, un succo alla mela, una passata, peperoncino, fagioli 1, fagioli 2, pane già, banane, cipolla, olive. E oltretutto, al posto delle mie lenti, che non arriveranno mai, qui abbiamo marmellata già,
E beh, per forza è da italiani la Nutella. Queste sono per colazione. E poi abbiamo i fagioli col peperoncino, le olive e la cipolla per la cena di domani. Tutto questo per un totale di 18,73, ovviamente pagati con Revolut. Ora in questi 3 giorni la testiamo, poi quando arrivo in Italia vi dai i risultati. Qualche commento? Dite si pulgono. Altri commenti più costruttivi? Adesso si dorme. Come potete aver notato anche dallo spezzone di prima, sono già tornato a casa. Se volete vedere la continuazione di questo viaggio, vi invito ad andare a vedere il mio video su Colonia, che vi lascio in descrizione, dove faccio vedere anche tutto quello che ho speso per il viaggio. Comunque continuiamo. La prima domanda che vi può venire in mente è: Revolut che tipo di banca è? Revolut dal 13 dicembre è diventata una banca con licenza europea con sede in Lituania, quindi è una banca completamente garantita e grazie a questa licenza è anche protetta dall'assicurazione europea per il deposito monetario. Io questa carta ce l'ho da prima del 13 dicembre del 2018. Prima di ottenere la licenza era una banca con sede inglese che lavorava con Barclays, banca importantissima nell'ambito inglese, quindi come potete notare ha sempre lavorato seriamente. Questa carta è pensata per essere multi-currency, abbassare le tariffe e facilitare tutti i viaggiatori. Infatti al suo interno, se andate su More, potete trovare tranquillamente tutte le aliquote per poter cambiare il vostro denaro, che ne so, da euro a dollaro, da euro a dollaro australiano, o comunque potete trovare tantissime altre monete da scambiare. Dopodiché, una volta scambiato il vostro denaro, lo avrete sempre disponibile qui sul vostro portafoglio. Io ho solo denaro soltanto in euro, e se state viaggiando in un altro paese, quando andrete a pagare con questa carta, prima pagherà con tutti i vostri soldi disponibili nella moneta locale. Se sono in Australia pagherà direttamente col dollaro australiano, se sono in Italia pagherà con l'euro. Dopodiché, finiti quei soldi, se avete altre valute disponibili, pagherà con quella valuta, e il tasso di cambio di questa carta non ha una commissione, quindi pagherete al cambio attuale senza commissione. È talmente multivaluta che da poco hanno addirittura introdotto le cryptocurrency, cioè le criptovalute. Da qui potete tranquillamente comprare bitcoin. Io se provo a comprare 2,59 € di bitcoin mi darebbe 0,00082 bitcoin. Poi ci sono disponibili altre criptovalute come Litecoin, Ethereum, eccetera. La tassa per comprare le criptovalute è l'1,5%, per cui se siete inesperti e volete comprare delle criptovalute per un domani poi rivenderle e ottenerci un guadagno, lo potete fare da qui, anche se sapete che il tasso di cambio è aumentato dell'1,5% e ci sono posti dove conviene di più. Però se sei un principiante e vuoi comprare criptovalute, qui lo puoi fare tranquillamente e istantaneamente. Poi per quel che riguarda i viaggiatori, penso che vi interessi molto, dato che questa carta ha a disposizione tantissime valute al suo interno. Quando si vanno a prelevare soldi dagli ATM, la commissione è gratuita sia in valuta euro che nella valuta locale, che possono essere dollari australiani, dollari o qualsiasi altro tipo di moneta. È gratuita fino ai 200 euro. Una volta superati i 200 euro o l'equivalente di 200 euro in valuta locale, avrai una tassa del 2%. Io ovviamente vi sto dando tutte le caratteristiche di Revolut base. Se volete c'è anche la versione di Revolut Business che aumenta alcuni limiti e altri dettagli. Al posto di essere 200, la tassa gratuita sarà fino a 400, però vi costa 8 euro al mese. Comunque in descrizione vi lascio i link per vedere e confrontare entrambe le carte. Io personalmente ho la versione Revolut base. Questa carta è ovviamente diventata famosissima perché ha il cambio di valuta gratuito sia all'interno dell'applicazione sia quando si va a prelevare negli ATM, però ovviamente quando si va a prelevare ha un limite di 200 euro, mentre all'interno dell'applicazione il cambio valuta non ha questo limite. Quanto costa? Normalmente la carta gratuita, quella che ho io, costerebbe 6 euro. Dopo aver scritto a Revolut mi hanno dato un link tramite il quale potete avere questa carta completamente gratuita. Sia la spedizione che la carta stessa saranno gratuite. Poi questa carta non ha quote di abbonamento, quindi è completamente gratuita. Se entrate tramite quel link io ci guadagno pochissimo. A me danno 1 euro per ogni persona che entra tramite quel link, quindi se siete come le solite 3 persone che mi commentano sotto lo stai solo facendo per guadagnarci, perché vuoi fare l'affiliazione e così via, non lo faccio assolutamente per questo. Anzi, questa carta ha tantissimi vantaggi, quindi non gli serve nessuno che la sponsorizzi. Io sto semplicemente facendo una recensione per vedere i suoi utilizzi, dove la potrei usare e darvi un'opinione proprio su questa carta. Quindi se volete la carta in modo completamente gratuito, il link è in descrizione. Poi mi chiederete: tu come la utilizzi
la utilizzerai? Allora, secondo me questa carta per chi viaggia spesso e in tutte le parti del mondo può essere veramente interessante proprio per la commissione gratuita nel cambio valuta. Io però penso che continuerò ad usare N26 anche perché mi sono trovato benissimo con questa carta, e magari Revolut la userò come rifugio nel caso dovessi andare a fare viaggi in paesi che hanno valute diverse dall'euro, perché con Revolut se prelevo in euro ho un limite di 200 euro, poi anche se prelevo nella stessa valuta mi mette questa tassa, mentre con N26 se prelevo in euro non c'è questo limite, questa commissione, e se pago con carta, quindi senza prelevare in altre valute, con N26 non ho commissioni, come non ho commissioni con Revolut. Però nel caso volessi prelevare in altra valuta, N26 ha una commissione e Revolut non ce l'ha, quindi se mai programmerò un viaggio in un paese con valuta diversa dall'euro, farò un bonifico veloce su Revolut nel caso avessi bisogno di prelevare nella valuta nel posto che vado a visitare. Dopodiché, dato che i bonifici sono gratuiti anche con Revolut, nel caso non dovessi mai andare a prelevare durante il mio viaggio, posso tranquillamente rifarmi un bonifico da Revolut all'N26 e continuare ad avere i miei soldi in N26. Questo è come lo utilizzerò io. Comunque penso che per chi fa viaggi sparsi nel mondo e con valute diverse, Revolut può essere l'alternativa principale. Poi comunque fatemi sapere voi se avete domande, cosa ne pensate e tutte le considerazioni che si possono fare in merito. Un'altra cosa che sta facendo Revolut che mi piace molto è cercare di portare la propria banca in tutto il mondo, in modo tale che i trasferimenti bancari siano completamente gratuiti in ambito mondiale. Questa cosa è una cosa molto interessante, ma come hanno detto loro ci vorrà un po' di tempo, quindi stiamo a vedere cosa fa questa azienda, che è molto innovativa e molto all'avanguardia secondo me, e nel futuro potrà fare grandi cose. Per questo ho già preso la carta, è lì, la userò come vi ho spiegato, e vi consiglio almeno di andare a vedere cosa fa questa compagnia, che è molto interessante. Quindi iscrivetevi al mio canale se siete interessati all'educazione personale, lasciatemi un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!